Ciao a tutti, TrueFree mi ha inviato in prova queste O2, aggiornamento della precedente versione che abbiamo visto qualche mese fa qui sul canale. Gli auricolari open-ear si contraddistinguono per lasciare libero il canale auricolare e, strano a dirsi, per avere un sound potente nonostante non siano in contatto diretto con l'orecchio. In questa recensione vedremo quindi insieme quali sono le novità e le migliorie apportate a queste O2, ma prima vediamo cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Non possiamo aspettarci chissà quale dotazione di accessori, ma il set minimo è presente. Oltre alla custodia con gli auricolari all'interno troviamo un cavo USB-A USB-C di circa 20 cm e la guida rapida a colori in 9 lingue, tra cui anche l'italiano. La custodia smussa le forme della precedente versione e cambia leggermente in termini di materiali utilizzati. Intendiamoci, sono sempre plastiche, ma ora il colore predominante è l'arancio e deve piacere, e la finitura è tipo mimetica, fibra di carbonio o qualcosa di simile e deve piacere anche questa. Detto questo, quali sono i tratti caratteristici? Per prima cosa la sottile linea arancio che corre tutto intorno alla custodia e si raccorda alla cerniera posteriore. Seconda cosa, sul coperchio abbiamo la scritta TrueFree in bella vista e il motto Sound in Heaven in piccolo. Indovinate un po' in quale colore? L'arancio. Nella parte inferiore non c'è nulla, mentre in quella posteriore abbiamo la porta USB-C per la ricarica. Ecco, se tentiamo di aprirle, notiamo subito che la custodia è parecchio scivolosa. C'è una piccola tacca per aprire il coperchio, ma è talmente poco pronunciata che di fatto è inutile. Ad ogni modo, quando le apriamo notiamo come tutte le plastiche interne sono opache e nella parte superiore del coperchio è posizionato un inserto in materiale soft touch che evita di graffiare gli auricolari. L'estrazione è semplice e quando li prendiamo con due dita in questo modo possiamo subito portarle alle orecchie senza doverle girare tra le dita, appunto. In questa posizione, esattamente al centro tra i due auricolari, è stato sistemato il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Anche se i materiali sono un po' leggerini, considerate infatti che la custodia nel suo complesso pesa 72 grammi, anche se i materiali sono leggeri, dicevo, la costruzione è buona, anche se avrei preferito avere una cerniera più grande per evitare alcune flessioni del coperchio. Infine, e lo si intuisce facilmente, le dimensioni sono importanti, stiamo parlando infatti di 9,1 x 5,6 x 2,6 cm, dimensioni che non consentono un trasporto agevole, anche se le forme smussate e affusolate migliorano un poco la situazione. L'auricolare, sempre per modelli open-ear ad archetto, è composto da tre parti distinte. La prima, quella più corposa, che è l'auricolare vero e proprio, la seconda, che è l'archetto, e la terza, che è la parte terminale. Come di consueto prendiamo prima in esame l'archetto perché non ci sono molte cose da dire se non che è piuttosto elastico e ha una buona escursione, in modo che possiate farlo passare dietro il padiglione senza particolari problemi. Ma ovviamente ha una conformazione fissa che non si modella ma si appoggia alla parte posteriore dell'orecchio. La parte terminale invece, che è in materiale plastico arancione lucido, bilancia il peso con la parte anteriore per mantenere l'auricolare stabile, ma ha nelle O2 una forma differente e molto meno massiccia rispetto alla generazione precedente. La capsula invece è composta nella metà anteriore dalla medesima plastica arancione lucida e per la metà interna dal materiale soft touch di cui è composto anche l'archetto. In questo modo la parte a contatto con l'orecchio è sufficientemente morbida, in particolar modo quando diamo un tocco sull'area touch e la capsula va a contatto. Infine l'auricolare è dotato di due microfoni, il primo è posto nella parte inferiore della capsula in prossimità di questa griglia per la gestione del flusso d'aria e il secondo nella parte superiore dove si intravede questa piccola fessura esattamente agli antipodi rispetto al primo. Ogni auricolare pesa 9,5 grammi, quindi qualcosa in meno rispetto alla precedente versione, dalla quale però eredita tutte le caratteristiche in termini di comodità e comfort. Per via del fattore di forma risultano infatti comodi da indossare e il peso, notevolmente più alto se paragonato alla media degli altri auricolari in-ear, non genera pressione sul padiglione, così che possono essere mantenuti in posizione anche per diverse ore senza dare alcun fastidio. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, dopo una decina di minuti, se mantenete una posizione fissa,
dimenticherete di indossarle. Se fate invece dei movimenti con la testa, magari se state correndo, ecco, invece le avvertite sempre perché rimangono meno fisse in posizione rispetto ad altri formati. Ad ogni modo, per indossarli è davvero molto semplice. Questo modello infatti necessita solo di essere agganciato all'orecchio e va in posizione quasi da solo. Serve forse un solo movimento extra per trovare la giusta posizione e via, siete pronti all'ascolto. Essendo open ear non restituiscono alcun senso di occlusione e lasciano il canale auricolare completamente sgombro, motivo per cui questo modello non può implementare tecnologie attive di riduzione del rumore, quanto piuttosto degli algoritmi per la riduzione dei rumori ambientali. In conclusione, la vestibilità e la comodità sono ottime e sono ideali per chi fa sport, ma anche per chi lavora in condizioni dove è necessario capire cosa accade intorno. Sono anche certificate IPX5, il che le rende ideali per l'utilizzo sotto la pioggia, mentre il modello precedente era invece certificato IPX4. L'applicazione TrueFree è minimalista e presenta diversi glitch che, per carità, non ne impediscono l'uso, ma agli utenti più attenti generano qualche dispiacere. Per esempio, alcuni comandi iniziano con la maiuscola ed altri no, o traduzioni non proprio efficaci. Insomma, si può usare, ma non possiamo dire sia anche appagante farlo. Ad ogni modo, nella pagina principale abbiamo le informazioni circa lo stato di carica della batteria, degli auricolari e della custodia, e di quest'ultima anche quando gli auricolari sono stati estratti. Abbiamo poi la possibilità di disabilitare completamente l'area touch, attivare la modalità a più bassa latenza e gestire l'equalizzazione. A questo proposito, se clicchiamo sull'apposita voce di menu, notiamo la disponibilità di 9 equalizzazioni, la possibilità di crearne di personalizzate o quella di generare un'equalizzazione personalizzata in base alle nostre caratteristiche e dopo un breve test dell'udito. Dall'icona in alto a destra accediamo ad altre impostazioni minori, tra cui vi segnalo la possibilità di cambiare lingua della voce guida, di accedere alla guida utente e di aggiornare il firmware. Onnipresente infine la libreria dei rumori o suoni ambientali. Dalla voce di menu Tocco personalizzato possiamo cambiare i controlli touch e la lista di comandi a disposizione è sempre la stessa, indipendentemente dall'azione che vogliamo modificare. La configurazione standard prevede con il singolo tocco di gestire il volume, che alziamo con il destro e abbassiamo con il sinistro, con il doppio tocco di avviare il play e pausa, con il triplo tocco sul sinistro di abilitare la modalità gioco o sul destro di avviare l'assistente vocale. Infine, con il tocco prolungato di gestire le tracce audio, dove con il destro andiamo alla successiva e con il sinistro alla precedente. Le TrueFree O2 montano un driver dinamico da 15 mm e supportano i codec AAC ed SBC. Rispetto al modello precedente è un po' un passo indietro, visto che le O1 montavano un driver da 16,2 mm e avevano a disposizione anche il codec LDAC. Ad ogni modo, le sensazioni durante l'ascolto non cambiano in modo significativo perché anche il driver da 15 mm è in grado di spostare aria a sufficienza per offrire una buona qualità di ascolto e il volume è molto elevato. Troviamo quindi dei buoni bassi e medi, mentre gli alti soffrono un po' e anche la quantità di strumenti percepibili è leggermente inferiore al solito. Questi risultati sono chiaramente dovuti al fattore di forma che, se da un lato ci aiuta a capire che cosa sta accadendo intorno a noi, dall'altro limita il livello e la qualità del suono in uscita. In definitiva, per chi le userà, e nel 99% dei casi mentre si fa sport, le prestazioni sono di buon livello e in linea con la spesa, mentre non sono adatte se volete utilizzarle per ascoltare musica in casa o comunque in ambienti tranquilli, anche perché chi vi sta intorno saprà esattamente cosa state ascoltando e potreste anche dargli fastidio. Se le avete a disposizione e volete ascoltare un brano in grado di comprendere meglio quello che vi ho appena descritto, vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione. Noterete come i bassi e le voci siano riprodotti bene, mentre gli alti facciano fatica ad emergere. Ecco, se volete, fatemi poi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto.
Nei test abbiamo capito che in ambienti chiusi o con rumori limitati al minimo la voce risulta sempre chiara e non metallica, mentre in ambienti rumorosi la voce passa quasi in secondo piano rispetto al resto. L'interlocutore riuscirà a sentirci ma non noterà una netta distinzione tra noi e i rumori di sottofondo. Diciamo che gli algoritmi implementati fanno un lavoro solo discreto ma nulla di eccezionale. Circa le performance della batteria c'è però un passaggio a vuoto da parte di TrueFree. Se il modello precedente dichiarava fino a 10 ore di riproduzione continua, per queste O2 il massimo raggiungibile di 6 ore e mezza. Dopo averle testate con la solita playlist, il codec AAC e il volume impostato all'80%, risulta una durata massima di poco superiore alle 6 ore. Un deciso passo indietro rispetto al modello precedente, quindi dovuto al fatto che queste sono di poco più leggere e con una forma diversa, quindi la differenza è plausibile sia dovuta ad una batteria più piccola. Anche per le ricariche totali vale lo stesso discorso. Queste O2 dimezzano di fatto la durata totale dichiarata dal produttore, passando da 45 ore del modello precedente alle 22, che alla fine determinano 2 ricariche e mezza aggiuntive date dalla batteria inclusa nella custodia. Insomma, è una decisione strana questa di TrueFree se consideriamo anche che questo modello non ha il codec LDAC a disposizione come invece aveva il precedente, che faceva appunto 6-7 ore circa ma con l'LDAC e non con la AC. Dove invece c'è un upgrade che può far piacere è circa la ricarica rapida, ma non parziale, che queste O2 implementano mentre non c'era sul vecchio modello. Qui con 1 ora e un quarto le ricarichiamo completamente, manca invece la ricarica wireless. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Se siete amanti della corsa in città, adorate andare in mountain bike nel fine settimana e mentre fate attività fisica volete ascoltare la vostra musica preferita, le open ear sono il prodotto da preferire perché non isolano totalmente. Queste O2 sono per certi versi un miglioramento della generazione precedente, ad esempio per le dimensioni e la vestibilità, mentre per altri versi sono un passo indietro sia in termini di qualità audio che per le prestazioni della batteria. Qui di lato avete come di consueto la lista dei pro e contro che ho rilevato durante il test. Di listino poi hanno un costo di 69,99 che però viene reso più accessibile e in linea con le prestazioni dal coupon del 20% da attivare che le fa scendere a circa 56 euro. Devo dire che viste le prestazioni generali, i materiali utilizzati e il comfort, se siete in cerca di un prodotto di questo tipo da utilizzare durante l'attività sportiva, potete prenderle in considerazione. Se di contro volete utilizzarli in altri tipi di ambienti, meglio evitare. Chi vi sta intorno saprà esattamente cosa ascoltate o cosa vi stanno dicendo dall'altro lato se siete in chiamata. Insomma, la vostra privacy va a farsi benedire. Ad ogni modo, se siete interessati all'acquisto, trovate come sempre il link diretto in descrizione o se siete più fortunati potete acquistare questo sample che ho usato per le prove a circa la metà del prezzo di listino, sui 30 euro quindi, tramite il canale Telegram che vi invito come sempre a seguire. A questo proposito vi ricordo inoltre che è ancora attivo il contest per festeggiare il primo anno di vita del canale. Tutti i dettagli sono nell'ultimo channel update che ho pubblicato il 31 dicembre, ma vi lascio i dettagli sempre in descrizione. Però se non avete ancora visto le pagelle di fine anno correte a farlo perché lì ci sono le risposte alle vostre domande, perlomeno per quanto riguarda quali auricolari acquistare. Bene, anche per questa settimana è tutto e come sempre spero che questa recensione vi sia piaciuta o comunque vi abbia fatto scoprire un nuovo prodotto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, però mi raccomando mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Alla prossima!